Bentornati nella soffitta di Pippo, il nostro rifugio segreto dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare, con la bellezza delle sue protagoniste, ovviamente. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Non vogliamo che vi perdiate nemmeno un battito delle nostre avventure nel meraviglioso mondo della cultura pop degli anni 70, 80 e 90. E oggi ci lasciamo incantare da una diva dal volto d'angelo e dal fascino tutto italiano, Stella Carnacina. Stella nasce a Roma il 24 febbraio 1955, una romana doc con quella bellezza luminosa e sincera che conquista al primo sguardo. Inizia la sua carriera come modella, ma ben presto, e direi era inevitabile, viene notata dal mondo del cinema. Il suo debutto sul grande schermo arriva nel 1971 con Il sole nella pelle, diretto da Giorgio Stegani. Un titolo profetico. Il sole lo aveva davvero nella pelle e negli occhi, e quel film fu solo l'inizio di un percorso fatto di audacia e tanto talento. Nel corso degli anni 70 e 80 Stella diventa un volto amatissimo dal pubblico. Appare in pellicole entrate nel cuore degli appassionati della commedia all'italiana più disinibita e sognante. Ricordiamo Bello come un arcangelo, del 1974, diretto da Alfredo Giannetti, dove il mix tra ironia e sensualità era perfetto per valorizzarla. Ma attenzione, Stella non era solo risata e bellezza. Nello stesso anno la troviamo protagonista nel cupo e affascinante L'Ossessa, horror firmato Mario Gariazzo. Una pellicola intensa, carica di tensione e suggestioni a tinte forti, dove la Carnacina mostra tutta la sua capacità di reggere ruoli drammatici con spessore, senza mai rinunciare alla sua allure magnetica. Nel 1976, Stella dà un'ulteriore prova della sua audacia interpretativa con Atti impuri all'italiana di Oscar Brazzi. Un film che rientra a pieno titolo nel filone a luci rosse soft di quegli anni, spinto ma mai volgare, con momenti decisamente maliziosi. In questo contesto la Carnacina non sfigura affatto, anzi, e diventa una delle icone di quel genere così amato e chiacchierato. Quello che colpiva in lei era la naturalezza, una sensualità spontanea, mai ostentata, una bellezza vera di quelle che non hanno bisogno di filtri né artifici. E come dimenticare il servizio fotografico per Playboy nel 1975? Una vera consacrazione. Quelle foto, eleganti, provocanti al punto giusto, la resero uno dei volti più desiderati dell'epoca. Non fu solo una comparsata su una rivista, fu un evento, un momento che contribuì a scolpire nell'immaginario collettivo l'immagine di Stella come simbolo di fascino e femminilità mediterranea. Quel corpo scolpito e quegli occhi intelligenti raccontavano una donna che sapeva cosa voleva e che sapeva come ottenerlo. Ma la Carnacina non si accontentava di un solo palcoscenico. Negli anni 70 si cimenta anche nella musica leggera. E mica male. Il suo brano più celebre, Rosso Sera, inciso nel 1977, ebbe successo anche all'estero, soprattutto in Germania. La sua voce, calda e avvolgente, confermava che dietro quel volto angelico si nascondeva un'anima artistica a 360 gradi. E come se non bastasse, nel 1982 la vediamo anche in televisione, alla conduzione della sezione Discovered del Festival Bar. Qui si occupava di dare spazio agli artisti emergenti. Un compito che svolse con professionalità, ironia e quel tocco glamour che la rendeva unica anche dietro il microfono. Poi, a metà degli anni '80, Stella fa una scelta coraggiosa. Lascia le scene per dedicarsi alla vita privata e a una nuova carriera. Diventa broker immobiliare, lavorando con nomi importanti dell'industria e dell'aristocrazia italiana. Un cambiamento radicale, certo, ma condotto con la stessa eleganza e determinazione che l'avevano resa una star. E anche lontano dai riflettori, Stella ha continuato a brillare, con la luce delle donne che sanno reinventarsi. Stella Carnacina è stata, ed è ancora, una delle presenze più affascinanti e complete del nostro cinema. Un mix irresistibile di bellezza, intelligenza e carisma. Ha attraversato con grazia generi diversi, si è mostrata senza filtri nel corpo e nell'anima, ed è entrata nel cuore di intere generazioni. Se anche voi avete amato i suoi film, le sue canzoni, o magari vi siete persi nei suoi occhi sfogliando una rivista dell'epoca, fatemelo sapere nei commenti. E come sempre, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto. Suggeriteci nei commenti quale attrice vorreste che raccontassimo